Buonasera a tutti, sono Lucas. Mia, devo assolutamente raccontarti cosa mi è successo oggi al bar. Bentornati su Wow Podcast Italian, cari ascoltatori. Lucas, dimmi tutto, cosa è successo? Allora, sono andato al solito bar dove vado ogni mattina per prendere il caffè. Conosco il barista, si chiama Marco, e di solito parliamo del tempo, di calcio, cose semplici. Sì, capisco. E oggi cos'è cambiato? Oggi Marco aveva un amico con lui, un ragazzo di Napoli. Ascoltatori, voi capite quando gli italiani parlano velocissimo, perché io zero. Non ho capito niente. Ah, questo è un problema che tutti gli studenti di italiano conoscono molto bene. Raccontaci, cosa è successo esattamente? Marco mi ha presentato il suo amico. Lui ha detto «Ciao, piacere». E poi ha iniziato a parlare. Mia, giuro, sembrava un treno ad alta velocità. Ha parlato in dialetto napoletano? No, parlava italiano, ma così veloce. Le parole erano tutte attaccate insieme. Non riuscivo a capire dove finiva una parola e dove iniziava l'altra. Ascoltatori, vi è mai successo? Scrivete nei commenti le vostre esperienze con gli italiani che parlano veloce. Lucas, e tu cosa hai fatto? Ho sorriso e ho fatto sì con la testa, come se capissi tutto. È stato terribile! Non sapevo se stava facendo una domanda o raccontando una storia. Oh no, questa è la situazione peggiore. E poi? Poi Marco mi ha guardato e ha detto «Allora, Lucas, cosa ne pensi?» E io... Panico totale. Non avevo idea di cosa stavamo parlando. Immagino la tua faccia in quel momento. Cosa hai risposto? Ho detto sì, interessante. Marco ha riso e ha capito subito che non avevo capito niente. Mi ha salvato lui. Ha cambiato argomento. Meno male. Sai, Lucas, questo succede a tutti quando si impara una lingua. Anche gli italiani hanno questo problema quando imparano altre lingue. Davvero? Ma perché gli italiani parlano così veloce? È una cosa culturale? Sì, in parte sì. In Italia parlare velocemente è normale, specialmente in alcune regioni. Al sud, per esempio, il ritmo è ancora più veloce. E come possiamo fare noi per capire meglio? Ascoltatori, anche voi volete sapere questo, vero? Certo. Allora, primo consiglio. Non avere paura di dire non ho capito, puoi ripetere più lentamente. Sì, questo lo so, ma a volte mi sento in imbarazzo a chiedere. Lucas, non devi sentirti così. Gli italiani sono molto pazienti con chi sta imparando la lingua. Se chiedi di ripetere, loro sono felici di aiutarti. È vero, Marco è sempre gentile quando chiedo di parlare più lentamente. Ma il suo amico napoletano... non lo so, forse pensava che io capissi tutto. Probabilmente sì. A volte gli italiani non si rendono conto di parlare veloce. Per loro è normale. È come quando noi parliamo nella nostra lingua madre. Capisco. Qual è il secondo consiglio per migliorare? Ascoltare tanto. Podcast come il nostro, film italiani, serie TV, conversazioni vere. All'inizio sembra impossibile, ma il cervello si abitua. Io ho notato una cosa strana. Quando guardo film italiani con i sottotitoli, capisco le parole. Ma quando chiudo i sottotitoli, niente. Questo è normalissimo. Il tuo cervello ha bisogno di tempo per abituarsi alla velocità. È come quando impari a correre. All'inizio sei lento, poi diventi più veloce. Quanto tempo ci vuole, secondo te? Dipende da persona a persona. Alcune persone hanno l'orecchio musicale e imparano più velocemente. Altre hanno bisogno di più tempo. Ma tutti possono imparare. Ascoltatori, voi quanto tempo avete impiegato per capire l'italiano veloce? Scrivetelo nei commenti, sono curioso. Ottima domanda, Lucas. Un altro consiglio. Concentrati sul contesto, non su ogni singola parola.
Cosa vuoi dire? Se non capisci una parola, non fermarti. Ascolta la frase completa, guarda la situazione. Spesso puoi capire il significato generale, anche senza capire tutto. Ah, questo è utile. Oggi al bar, per esempio, ho visto che l'amico di Marco parlava di calcio perché faceva gesti con le mani, come se calciasse un pallone. Esatto. I gesti sono molto importanti in Italia. Possono aiutarti tantissimo a capire di cosa si parla. Sì, ma a volte i gesti confondono ancora di più. L'altro giorno ho visto un ragazzo che faceva un gesto con la mano e non capivo se era arrabbiato o felice. Ah ah! I gesti italiani sono un capitolo a parte. Ma tornando al nostro argomento, c'è un'altra cosa importante. Le parole si collegano quando gli italiani parlano veloce. Cosa significa? Per esempio, invece di dire come stai, molti dicono come stai, tutto attaccato. O invece di dove vai, dicono dove vai. Oh, questo spiega tutto. Per me sembrava una parola sola che non conoscevo. Esattamente. Questo fenomeno si chiama elisione o collegamento fonetico. Succede in tutte le lingue, ma in italiano è molto comune. Quindi devo imparare a riconoscere queste parole attaccate? Sì, ma non preoccuparti troppo. Con la pratica diventa automatico. Il tuo orecchio impara a separare le parole, anche quando sono veloci. Mi sento meglio adesso. Pensavo di essere l'unico con questo problema. Assolutamente no. Tutti gli studenti di italiano hanno questa difficoltà all'inizio. È parte del processo di apprendimento. Mia, posso chiederti una cosa? Tu hai mai avuto problemi a capire alcune regioni d'Italia più di altre? Oh sì, quando sono andata in Sicilia la prima volta ho dovuto chiedere di ripetere molte volte. L'accento era molto forte e parlavano velocissimo. Davvero? E come hai fatto? Ho chiesto gentilmente di parlare più lentamente. Le persone erano molto gentili e pazienti. Dopo alcuni giorni il mio orecchio si è abituato. Questo mi dà speranza. Forse un giorno capirò anche l'amico napoletano di Marco. Sicuramente. Ascoltatori, avete consigli per Lucas? Come avete fatto voi a capire meglio l'italiano veloce? Sì, per favore, condividete i vostri trucchi nei commenti. Ho bisogno di tutti gli aiuti possibili. Lucas, un'altra cosa importante. Non confrontarti troppo con gli altri. Ognuno ha il proprio ritmo di apprendimento. È vero. A volte vedo persone che studiano italiano da meno tempo di me e sembrano capire tutto. Mi sento un po' scoraggiato. Non devi. Forse loro hanno più tempo per studiare, o forse hanno già studiato altre lingue prima. Tu stai facendo un ottimo lavoro. Grazie, Mia. Questo mi fa sentire meglio. Qual è il tuo ultimo consiglio per oggi? Il mio ultimo consiglio è non mollare. La comprensione dell'italiano veloce è come un muscolo. Più lo alleni, più diventa forte. Mi piace questo paragone. Quindi devo continuare ad ascoltare italiano ogni giorno? Esattamente! Anche solo 15 minuti al giorno fanno la differenza. Podcast, canzoni, video su YouTube, qualsiasi cosa. E se non capisco niente all'inizio? Non importa, il tuo cervello sta comunque lavorando, sta imparando i suoni, il ritmo, l'intonazione. È tutto parte del processo. Ascoltatori, quali sono le vostre risorse preferite per ascoltare italiano? Condividete nei commenti, così possiamo imparare insieme. Ottima idea, Lucas. E ricordate, ascoltatori, ogni piccolo progresso è una vittoria. Se oggi capite una parola in più rispetto a ieri, è fantastico. Tornando alla mia storia del bar, alla fine Marco mi ha spiegato che il suo amico parlava della partita di calcio di domenica. Voleva sapere se vado allo stadio. E tu vai allo stadio? Qualche volta sì. Ma non avevo capito la domanda, quindi ho detto sì, interessante. Marco ha riso molto. Ah ah! Almeno hai fatto ridere tutti. L'importante è avere un buon senso dell'umorismo quando si impara una lingua. Sì, è vero. Ora riesco a ridere dei miei errori. All'inizio mi sentivo molto in imbarazzo.
Questo è un grande progresso, Lucas. Accettare gli errori è parte importante dell'apprendimento. Gli errori sono i nostri migliori maestri. Sono d'accordo. Ogni errore è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Esatto. Ascoltatori, anche voi dovete pensarla così. Non abbiate paura di fare errori quando parlate italiano. E non abbiate paura di chiedere di ripetere. Gli italiani sono molto pazienti e gentili. Perfetto. Lucas, hai altri incontri difficili da raccontare? Sì, la settimana scorsa ho provato a ordinare al ristorante e il cameriere parlava così veloce che ho ordinato la cosa sbagliata. Oh no, cosa è successo? Volevo ordinare pasta al pomodoro, ma ho capito male e ho detto sì a qualcosa che non conoscevo. È arrivata una pizza con le acciughe. Ma ti piacciono le acciughe? No, non le avevo mai provate prima, ma alla fine le ho mangiate e non erano male. Vedi? A volte i non malintesi portano a scoperte interessanti. Questa è la bellezza di imparare una lingua in un paese straniero. È vero, ora le acciughe mi piacciono, grazie al mio errore di comprensione. Ascoltatori, vi sono mai capitati malintesi divertenti mentre parlavate italiano? Raccontateci le vostre storie. Sì, per favore, voglio sentire che non sono l'unico che fa questi errori divertenti. Sicuramente non sei l'unico. Tutti hanno storie divertenti quando imparano una nuova lingua. Mia, secondo te, quando inizierò a capire davvero l'italiano veloce, senza dover chiedere di ripetere? È difficile dire esattamente quando, Lucas, ma un giorno ti sveglierai e ti accorgerai che capisci molto di più rispetto a prima. Succede gradualmente. Come un giorno ti svegli e realizzi che non stai più pensando nella tua lingua madre prima di parlare italiano. Esattamente. È un processo naturale. Il cervello ha bisogno di tempo per abituarsi ai nuovi suoni e alla nuova velocità. Questo mi dà molta speranza. Continuerò a praticare ogni giorno. Bravissimo! Questa è l'attitudine giusta. E ascoltatori, ricordate, la costanza e la O è la chiave del successo. Quindi, ricapitolando per i nostri ascoltatori, primo, non avere paura di chiedere di ripetere. Secondo, ascoltare tanto italiano ogni giorno. Terzo, concentrarsi sul contesto generale, non su ogni singola parola. Quarto, imparare a riconoscere le parole che si collegano quando si parla veloce. Quinto, usare i gesti e il contesto per aiutare la comprensione. E sesto, non scoraggiarsi. Ci vuole tempo, ma tutti possono imparare. Perfetto. Ascoltatori, quale di questi consigli proverete per primi? E quale pensate sia il più difficile da mettere in pratica? Scrivetelo nei commenti. Io penso che per me il più difficile sia non concentrarmi su ogni singola parola. Voglio sempre capire tutto. Questo è normale, Lucas, ma devi imparare a rilassarti e lasciare che l'italiano fluisca. Non puoi capire tutto, specialmente all'inizio. Hai ragione. È come quando ascolti musica. Non capisci ogni nota, ma capisci la melodia generale. Ottimo paragone. L'italiano è proprio come una musica. Ha un ritmo, una melodia, un'intonazione. E ogni regione ha la sua musica diversa. Esattamente. L'italiano del nord suona diverso dall'italiano del sud, ma è tutto bellissimo. Sì, è vero. Anche se a volte è difficile da capire, amo la musica della lingua italiana. Questo è lo spirito giusto. Quando ami una lingua, impararla diventa più facile e divertente. Ascoltatori, voi amate l'italiano? Cosa vi piace di più di questa lingua? Sì, diteci cosa vi ha fatto innamorare dell'italiano. La musica, il cibo, la cultura. Per me è stata la musica. Ascoltavo canzoni italiane e volevo capire le parole. Che bello! La musica è un modo fantastico per imparare l'italiano. Le canzoni aiutano molto con la pronuncia e il ritmo. Sì, ma anche le canzoni sono veloci. A volte ascolto una canzone 10 volte prima di capire le parole. È normale,
ma ascoltare canzoni italiane è un esercizio eccellente per l'orecchio. Continua così. Lo farò. Anzi, ascoltatori, avete canzoni italiane preferite? Suggeritele nei commenti. Voglio scoprire nuova musica. Ottima idea, condividete le vostre canzoni italiane preferite. Così possiamo tutti imparare insieme. Mia, prima di finire, hai un ultimo consiglio speciale per chi sta lottando con l'italiano veloce? Sì, il mio consiglio è: siate gentili con voi stessi. Imparare una lingua è difficile. Celebrate ogni piccola vittoria. Mi piace questo consiglio. Anche capire una sola frase in più è una vittoria. Esattamente. E ricordate, ascoltatori, voi state facendo qualcosa di incredibile. State imparando una nuova lingua. Non tutti hanno il coraggio di farlo. Voi siete coraggiosi. Bravissimi. Continuate così e un giorno capirete l'italiano veloce senza problemi. E quando quel giorno arriverà, ricordate questo podcast. Ricordate quando era difficile. Così potrete aiutare altre persone che stanno iniziando il loro viaggio con l'italiano. Perfetto. Ascoltatori, grazie per essere qui con noi oggi. È stato bello condividere questa esperienza. Grazie davvero. Voi siete la ragione per cui facciamo questo podcast. Il vostro supporto significa tutto per noi. Non dimenticate di lasciare un commento con le vostre esperienze, i vostri consigli o le vostre domande. E se questo podcast vi ha aiutato, condividetelo con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. Più siamo, più è divertente. Possiamo imparare insieme e supportarci a vicenda. Esattamente. La comunità è molto importante quando si impara una lingua. Allora, ascoltatori, continuate a praticare, continuate ad ascoltare e soprattutto non mollate mai. L'italiano vi aspetta e noi vi aspettiamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Ci vediamo presto e ricordate, ogni giorno è un'opportunità per migliorare. Ciao a tutti e buona pratica con l'italiano. Ciao, a presto! Aspetta Lucas, prima di salutare voglio aggiungere una cosa importante. Certo, dimmi. Volevo parlare di un trucco che uso io quando ascolto italiano veloce. Lo chiamo il metodo della ripetizione attiva. Il metodo della ripetizione attiva? Cos'è? Quando ascolti qualcuno parlare veloce, prova a ripetere mentalmente quello che dice. Non ad alta voce, ma nella tua testa. Interessante. Ma come faccio se non capisco? Non importa se capisci o no. Il tuo cervello sta comunque lavorando. Sta cercando di imitare i suoni, il ritmo, la melodia della frase. Quindi è come un esercizio di pronuncia e comprensione insieme? Esattamente. E sai cosa succede? Dopo un po' il tuo cervello inizia a riconoscere i pattern, le strutture comuni. Wow, questo non lo sapevo. Devo provare subito. Domani quando vado al bar con Marco? Prova e poi ci dici come va. Ascoltatori, anche voi provate questo metodo e scriveteci se funziona. Sì, per favore. Voglio sapere se funziona anche per voi. Mia, hai altri metodi segreti? Sì, un altro trucco è guardare la bocca della persona mentre parla. Questo aiuta molto. La bocca perché? Perché puoi vedere come si formano i suoni, vedi le labbra, la lingua, i movimenti. Questo aiuta il cervello a capire meglio. Non ci avevo mai pensato. Ma non è strano guardare la bocca di qualcuno mentre parla? No, è normalissimo. In Italia molte persone lo fanno, specialmente in ambienti rumorosi, e per chi impara la lingua è ancora più utile. Ok, quindi domani al bar guarderò la bocca di Marco mentre parla. Spero che non pensi che sono strano? Ah. Non preoccuparti. Se vuoi, puoi anche spiegargli che stai facendo un esercizio per migliorare il tuo italiano. Buona idea. Marco è sempre felice di aiutarmi con l'italiano. È un ottimo amico. Che fortuna avere un amico italiano paziente. Ascoltatori, avete amici italiani che vi aiutano a praticare? Sì, diteci. Gli amici sono così importanti quando si impara una lingua. Possono praticare con voi in modo naturale. Assolutamente.
E non abbiate paura di fare errori con i vostri amici. Gli amici veri sono pazienti e gentili. Esatto. Marco ride spesso dei miei errori, ma sempre in modo gentile. E mi corregge, così imparo. Questo è perfetto. La correzione è importante, ma deve essere fatta con gentilezza ed rispetto. Sì, quando qualcuno ti corregge in modo gentile, non ti senti male, ti senti aiutato. Esattamente. Ascoltatori, se avete amici italiani, chiedete loro di correggervi quando fate errori. È un regalo prezioso. Un regalo prezioso. Mi piace questa espressione. Mia, secondo te qual è l'errore più comune che fanno gli studenti quando ascoltano italiano veloce? Buona domanda. Io penso che l'errore più comune sia arrendersi troppo presto. Cosa vuoi dire? Molti studenti ascoltano italiano veloce per 5 minuti, non capiscono niente e dicono è troppo difficile, non ce la farò mai. Ah sì, lo ammetto, l'ho fatto anch'io all'inizio. Lo facciamo tutti, ma l'importante è non arrendersi. Devi continuare ad ascoltare anche quando sembra impossibile. Quindi anche se non capisco niente, devo continuare? Sì, perché il tuo cervello sta lavorando anche quando pensi di non capire niente. Sta assorbendo informazioni, sta imparando. È come quando un bambino impara a parlare. All'inizio non capisce tutto, ma ascolta e poi un giorno, boom, inizia a parlare. Esattamente! Ottimo esempio, Lucas. L'apprendimento delle lingue è un processo naturale, ma ha bisogno di tempo. Quanto tempo consigli di ascoltare italiano veloce ogni giorno? Io consiglio almeno 15 o 20 minuti, ma se puoi fare di più, ancora meglio. E se alcuni giorni non ho tempo? Non importa. L'importante è essere costanti. Meglio 15 minuti ogni giorno che 2 ore una volta alla settimana. Capisco. La costanza è più importante della quantità. Esatto. Il cervello ha bisogno di esposizione regolare per imparare bene. Ascoltatori, quanti minuti al giorno dedicate all'ascolto dell'italiano? Scrivetelo nei commenti. Sì, e diteci anche quali risorse usate. Podcast, film, serie TV, conversazioni con amici. Io ultimamente sto guardando una serie TV italiana. Si chiama. In realtà non ricordo il nome adesso, ma è molto divertente. Le serie TV sono ottime. Puoi vedere lo stesso personaggio in diverse situazioni, quindi ti abitui alla sua voce e al suo modo di parlare. Sì, è vero. All'inizio non capivo quasi niente, ma ora, dopo 10 episodi, capisco molto di più. Vedi? Questo è il progresso. 10 episodi fa non capivi, ora capisci di più. Questo è fantastico. Sì, mi sento orgoglioso. E la cosa bella è che ora posso guardare senza sottotitoli per alcuni minuti. Bravissimo. Questo è un traguardo importante. Ascoltatori, voi riuscite a guardare senza sottotitoli? O usate ancora i sottotitoli? Non c'è niente di male. Anche i sottotitoli aiutano molto. Sì, i sottotitoli italiani sono molto utili. Aiutano a collegare il suono con la parola scritta. Io uso ancora i sottotitoli italiani. I sottotitoli in inglese non mi aiutano tanto, perché leggo solo quelli e non ascolto l'italiano. Hai ragione. I sottotitoli nella tua lingua madre possono essere un problema. È meglio usare sottotitoli italiani. Oppure nessun sottotitolo, se sei coraggioso. Esattamente. Ma va bene anche usare sottotitoli. L'importante è ascoltare tanto italiano. Mia, posso chiederti una cosa personale? Certo, dimmi. Quanto tempo ci hai messo tu per capire l'italiano veloce? Sei così brava adesso? Grazie Lucas, ma è difficile dire esattamente. Forse 2 anni? 3 anni? Così tanto? Sì, non è un processo veloce, ma dopo i primi 6 mesi ho iniziato a notare grandi miglioramenti. Cosa è cambiato dopo 6 mesi? Ho iniziato a riconoscere le parole più comuni automaticamente. Prima dovevo pensare a ogni parola, ma dopo 6 mesi alcune parole diventavano automatiche.
Come quali parole? Parole come buongiorno, grazie, per favore, scusa, ma però allora. Queste parole le capivo subito senza pensare. Questo è incoraggiante. Io studio da 4 mesi e alcune parole sono già automatiche. Vedi? Stai già facendo progressi. Il primo anno è il più difficile, ma dopo diventa più facile. Davvero? Perché? Perché dopo il primo anno hai già una buona base. Conosci molte parole, capisci la grammatica di base, il tuo orecchio è allenato. Non vedo l'ora di arrivare a quel punto. Ascoltatori, da quanto tempo studiate italiano? E come vi sentite adesso rispetto a quando avete iniziato? Vedete progressi? Spero che vediate progressi. Se non li vedete, non preoccupatevi. I progressi a volte sono lenti e invisibili. Esatto. A volte non ti accorgi di migliorare fino a quando un giorno realizzi che capisci qualcosa che prima non capivi. Mi è successo la settimana scorsa. Ero al supermercato e ho capito tutta la conversazione tra 2 signore anziane. Fantastico. E loro parlavano veloce? Velocissimo, ma io ho capito. Stavano parlando dei loro nipoti e di quanto sono cresciuti. Che bello! Questo è un momento magico quando succede. Ti senti così felice e orgoglioso. Sì, volevo gridare e sono riuscito a capire. Ma sarebbe stato strano nel supermercato. Ah ah ah! Capisco. Io ho fatto la stessa cosa quando ho capito il mio primo film intero senza sottotitoli. Com'è stato? È stato incredibile. Mi sono sentita così felice. Ho capito che tutti i mesi di studio e pratica valevano la pena. Questo mi dà tanta speranza. Non vedo l'ora di avere quel momento. Lo avrai. Tutti gli studenti di italiano hanno quel momento magico prima o poi. Ascoltatori, avete già avuto il vostro momento magico? Quando avete capito che il vostro italiano era migliorato tantissimo? Raccontateci le vostre storie. Vogliamo celebrare con voi. Sì, ogni progresso merita una celebrazione, grande o piccolo. Assolutamente. Imparare una lingua è un viaggio, non una destinazione. Mi piace questo, un viaggio. E ogni viaggio ha momenti difficili e momenti belli. Esatto. I momenti difficili ti fanno apprezzare ancora di più i momenti belli. Come oggi al bar quando non capivo l'amico di Marco. È stato difficile, ma domani proverò di nuovo. Questo è lo spirito giusto. Non arrendersi mai. Mai! Io amo l'italiano e voglio parlarlo bene. Voglio capire quando gli italiani parlano veloce. E lo farai con la pratica, la pazienza e la costanza, lo farai sicuramente. Grazie per il supporto, Mia. E grazie a voi, ascoltatori. Voi mi date la motivazione per continuare. Anche voi dovete continuare. Noi siamo qui per supportarvi in questo viaggio. Sì, Wow Podcast Italian è qui per voi. Ogni settimana nuovi episodi. E ricordate, potete riascoltare questo episodio quante volte volete. Ogni volta che lo ascoltate capirete qualcosa di nuovo. Ottimo consiglio. Io riascolto sempre i podcast che mi piacciono. Ogni volta scopro nuove parole. Esattamente. La ripetizione è molto importante per l'apprendimento. Allora, ascoltatori, riascoltate questo episodio, praticate i nostri consigli e scriveteci come va. Sì, vogliamo sapere se i nostri consigli vi aiutano. Il vostro feedback è molto importante per noi. E se avete domande o richieste per i prossimi episodi, scrivetele nei commenti. Noi leggiamo tutti i commenti e cerchiamo di rispondere a tutti. Voi siete la nostra comunità e noi vogliamo aiutarvi nel miglior modo possibile. Lucas, prima di finire veramente, voglio condividere un'ultima storia personale che penso possa ispirare i nostri ascoltatori. Oh, perfetto! Racconta! Ti ricordi quando ti ho detto che ho avuto difficoltà in Sicilia con l'accento veloce? Sì, certo! Mi hai detto che dovevi chiedere di ripetere molte volte. Esatto. Bene, c'è stata una sera particolare che non dimenticherò mai. Ero a cena con una famiglia siciliana, amici di amici.
Oh wow, una cena con una famiglia italiana. Questo deve essere stato intenso. Intensissimo. Erano 8 persone a tavola, tutti parlavano velocissimo, si interrompevano a vicenda, ridevano, gesticolavano. E tu capivi qualcosa? All'inizio? Quasi niente. Mi sentivo persa, come se fossi in un film senza sottotitoli. Tutti parlavano così veloce che le parole sembravano una musica incomprensibile. Cosa hai fatto? Ti sei sentita male? No, ho fatto qualcosa di molto importante. Ho smesso di cercare di capire ogni singola parola. Cosa significa? Ho rilassato il mio cervello. Ho iniziato ad ascoltare il ritmo generale, a guardare i gesti, a osservare le espressioni del viso. E ha funzionato? Miracolosamente sì. Dopo mezz'ora ho iniziato a capire il senso generale delle conversazioni. Non ogni parola, ma l'idea principale. Questo è incredibile. Quindi il trucco è rilassarsi? Sì, quando sei teso e cerchi di capire tutto, il cervello si blocca. Quando ti rilassi, il cervello lavora meglio. Ascoltatori, avete mai provato questa tecnica? Funziona per voi? Provate. La prossima volta che ascoltate italiano veloce, respirate profondamente e rilassatevi. Lasciate che l'italiano fluisca nelle vostre orecchie e le vostre orecchie senza stress. Mi piace molto questo consiglio. Lo proverò sicuramente. E sai cosa è successo alla fine della cena? Dimmi! La nonna della famiglia mi ha chiesto qualcosa in siciliano molto veloce. Io non ho capito le parole esatte, ma ho capito dai gesti e dal tono che mi stava offrendo altro cibo. E hai risposto giusto? Sì, ho detto grazie, è tutto delizioso, ma sono piena. E lei ha sorriso e mi ha abbracciato. Mi sono sentita così felice in quel momento. Che bella storia! Questo dimostra che non serve capire ogni parola per comunicare. Esattamente. La comunicazione è molto più delle parole. È gesti, è emozione, è contesto. Ascoltatori, avete storie simili? Volte in cui avete capito il senso generale anche senza capire tutte le parole? Sì, condividete le vostre storie. Queste esperienze ci aiutano tutti a imparare. E ci fanno sentire meno soli nel nostro viaggio di apprendimento. Esattamente. Sapere che altri hanno le stesse difficoltà e le stesse vittorie ci dà forza. Mia, secondo te qual è la cosa più importante da ricordare quando si ascolta italiano veloce? Difficile scegliere una sola cosa, ma se devo, direi pazienza con te stesso. Pazienza con se stessi? Sì, molti studenti sono troppo duri con se stessi. Si arrabbiano quando non capiscono, si sentono stupidi, si scoraggiano. Lo ammetto, anche io faccio così a volte. Lo facciamo tutti, ma dobbiamo imparare a essere gentili con noi stessi. Imparare una lingua è difficile, è normale non capire tutto subito. Hai ragione? Dobbiamo celebrare i nostri progressi invece di concentrarci sulle difficoltà. Esattamente. Ogni giorno che pratichi italiano stai facendo qualcosa di incredibile. Dovresti essere orgoglioso. Ascoltatori, voi siete orgogliosi del vostro percorso con l'italiano? Dovreste esserlo. State facendo uno sforzo meraviglioso per imparare una nuova lingua e chi dà opportunità. E state guardando o ascoltando questo podcast, che significa che state praticando. Bravi! Bravissimi. Continuate così. Un giorno guarderete indietro e sarete sorpresi di quanto siete migliorati. E quel giorno sarà magnifico, come quando Mia ha capito il suo primo film intero. Sì, è come quando tu hai capito le signore al supermercato. Esatto! Questi momenti valgono tutti gli sforzi e le frustrazioni. Assolutamente, e arrivano per tutti. Bisogna solo continuare a praticare. Mia, ultima domanda prima di salutare davvero. Dimmi, Se dovessi dare un solo consiglio a qualcuno che sta iniziando adesso a imparare l'italiano, quale sarebbe? oh, bella domanda. Lasciami pensare un momento. Ascoltatori, mentre Mia pensa, voi quale consiglio dareste a un principiante? Ok, ho deciso. Il mio consiglio sarebbe innamoratevi della lingua. Innamoratevi della lingua? Cosa vuoi dire? Trova qualcosa dell'italiano che ami davvero.
Può essere la musica, il cibo, i film, l'arte, la moda, il calcio, qualsiasi cosa. Ah, capisco. Se ami qualcosa legato all'italiano, studiare diventa più facile. Esattamente. Quando ami qualcosa non sembra più studio, sembra divertimento. Per me è la musica. Amo le canzoni italiane. Perfetto. Allora ascolta tante canzoni italiane, leggi i testi, canta insieme, divertiti. E così imparo senza sentire che sto studiando. Esattamente. L'apprendimento migliore succede quando ti diverti. Ascoltatori, cosa amate dell'Italia e della lingua italiana? Sì, diteci. Vogliamo sapere cosa vi ha fatto innamorare dell'italiano. E magari possiamo fare episodi futuri su questi argomenti. Ottima idea. I vostri interessi possono diventare i nostri episodi futuri. Così impariamo tutti insieme le cose che amiamo. Perfetto. Questo è lo spirito giusto. Imparare insieme, supportarci a vicenda. Wow Podcast Italian è una comunità, non solo un podcast. Esatto. E voi ascoltatori siete parte essenziale di questa comunità. Senza di voi non avremmo motivazione per fare questi episodi. Il vostro supporto, i vostri commenti, il vostro entusiasmo ci danno energia. Quindi grazie. Grazie davvero per essere qui. Sì, grazie infinite. Continuate a seguirci, continuate a praticare. E non dimenticate, l'italiano veloce non sarà sempre difficile. Un giorno capirete tutto, naturalmente, senza sforzo. E quel giorno vi ricorderete di questo episodio e sorriderete. Penserete, ricordo quando era così difficile. E ora è così facile. Non posso aspettare quel momento. Arriverà, Lucas, per te e per tutti i vostri ascoltatori. Perfetto, adesso sì che è ora di salutare. Lucas, cosa dici? Ops, scusa, intendevo dire, adesso sì che dobbiamo salutare per davvero. Sì, abbiamo parlato tanto oggi. È stato bellissimo. Sì, mi sono divertita molto. Spero che anche voi ascoltatori vi siate divertiti. E spero che abbiate imparato qualcosa di utile. Anche solo una piccola cosa. Ogni piccolo insegnamento conta. Allora, cari ascoltatori, grazie mille per il vostro tempo. Grazie per la vostra attenzione e il vostro impegno nell'imparare l'italiano. Continuate a praticare, continuate ad ascoltare, continuate a divertirvi. E ricordate, siate pazienti e gentili con voi stessi. L'apprendimento è un viaggio, godetevi ogni passo. Ci vediamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Sì, a presto con nuove storie e nuovi consigli. Ciao a tutti. Buona serata e buona pratica. Ciao e ricordate, ogni giorno un passo avanti. Anche se è un passo piccolo, arrivederci. Arrivederci e buona fortuna con l'italiano veloce.